Ciao amici, ben ritrovati sul mio canale. Sono tornato abbastanza in fretta a fare un altro video perché ho scoperto che oltre alla Porsche elettrica, in questa ultima build iRacing ha fatto un sostanzioso restyling a una delle vetture più affascinanti dell'intero parco auto di iRacing, la Lotus 79. Una piccola descrizione di questa vettura, che è una vettura molto molto interessante e per certi versi rivoluzionaria, macchina di circa 480 cavalli che pesava 575 kg ed era alta meno di un metro dal suolo, quindi una macchina veramente molto particolare, bassissima e soprattutto con l'effetto suolo. La macchina è nata nel 1978 e nasce dalla precedente Lotus, scusate, che si chiamava Lotus 78, quindi già una macchina che aveva una, diciamo, una impostazione per l'effetto suolo, ma nella 79 Colin Chapman utilizza ancora di più questa tecnica, accentuando i tubi venturi sotto la macchina e rendendola di fatto la prima wing car della storia della Formula 1. Grazie alla sua livrea John Player Special nera con i profili oro, la macchina fu battezzata Black Beauty. È una macchina che ha debuttato appunto nel 1978 a Zolder, direi con un ottimo risultato perché fecero primo e secondo subito. In quell'anno vinsero 6 gare le Lotus, Mario Andretti vinse il campionato del mondo e la Lotus vinse anche il campionato costruttori. Quelle furono le ultime 2 vittorie della casa di Colin Chapman. Come vi dicevo, questa macchina ha subito un restyling abbastanza importante, soprattutto per quello che riguarda l'abitacolo. Ora i dettagli e la cura, diciamo, di tutti i particolari è davvero quasi maniacale ed è veramente molto molto bella da guardare. Anche la parte posteriore ha subito appunto tante modifiche a livello estetico. Ora il dettaglio dei particolari della scatola del cambio, frizione, giunti, i freni per esempio, tutto è molto più ben distinguibile, tutto molto ben definito. È anche un piacere dargli un'occhiata con la macchina da fermo. Ho deciso di fare un paio di giri a Zandvoort, avevo già fatto una prova diversi anni fa al Ring, sempre con la Lotus 79, un video che lo trovate nell'elenco dei miei video appunto. In questo caso ho deciso di fare una prova senza il mio commento per non diciamo disturbare l'ascolto della musica del V8 Cosworth che era montato appunto su questa vettura. Il rumore per me è fantastico, quindi sono solo un paio di giri dove alterno la visuale interna con quella esterna e ci vediamo dopo per le conclusioni.
Eccoci qua, io non volevo più fermarmi, però ho detto devo assolutamente concludere il video perché lo voglio assolutamente condividere al più presto. Sono davvero entusiasta di questa macchina, secondo me un appassionato non può non averla, quindi è assolutamente consigliata anche per chi come me non ha il cambio ad H, che sarebbe proprio diciamo configurazione ovviamente più idonea, visto che questa macchina aveva appunto un cambio ad H con 5 rapporti. Io purtroppo non ce l'ho, ho utilizzato le palette, però ovviamente staccando il piede dall'acceleratore tra una cambiata e l'altra. Qualcuno arriccerà il naso, beh, io il cambio ad H non ce l'ho, però non sono riuscito a rinunciare alla Lotus 79. Uno degli aspetti più belli di questa macchina è il force feedback. Io non so se unitamente alla dinamica della macchina, alle immagini, al fatto di essere molto esposto perché il casco era molto alto rispetto alle vetture moderne, ho una sensazione tra force feedback, velocità, diciamo le asperità del terreno eccezionale. Ho la sensazione di fare molta più fatica rispetto alle altre macchine, come facevano fatica i piloti di quell'epoca. Quindi il force feedback è sicuramente uno degli aspetti più belli e interessanti di questa macchina. Inizialmente questa macchina sembra avere una grande tenuta e ce l'ha perché come avevamo detto in apertura con l'effetto suolo la macchina è praticamente incollata per terra perché usufruiva anche delle bandelle laterali chiamate minigonne. Questo permette alla macchina di avere una grandissima aderenza, di poter controllare un leggero sovrasterzo eventuale, però con l'effetto suolo cosa succede? Che quando parte del tutto è quasi impossibile recuperarla. Quindi inizialmente ci si diverte, la macchina ha tanta tenuta e sembra di essere molto veloci, però portare questa macchina al limite è molto molto più difficile di quello che può sembrare nell'utilizzo, diciamo, amatoriale. Bene, concludo dicendo che iRacing non si è limitato solo a dargli una rispolverata, diciamo, un restyling, ma ha anche aggiunto tanti setup, diciamo, dedicati alle piste di iRacing. Questo ovviamente mh, cerca di aumentare l'utilizzo di questa macchina perché mettere a posto questa macchina non è semplice, i setup magari non si trovano facilmente e quando si trovano sono a pagamento, quindi secondo me è un'ottima iniziativa questa di iRacing sì, vabbè, di provare a riproporre questa vettura, quindi con i setup, quindi avete già una macchina, io l'ho provata a Zandvoort e la macchina è veramente ben bilanciata, l'ho provata anche a Zolder con il baseline e non mi sono trovato molto molto bene, quindi scusate, molto bene, quindi direi che i setup sono molto azzeccati e soprattutto appunto quelli dedicati. La rima era assolutamente involontaria. Quindi speriamo che le serie si ripopolino perché una volta era solo ed esclusiva di una nicchia molto ristretta di giocatori che si trovavano un giorno alla settimana. Parlo di 20-25 persone, quindi erano veramente poche, tutti specialisti, tutti fortissimi. Speriamo che questa nuova, diciamo, vita della 79 abbia anche un seguito del pubblico. Quindi il mio consiglio è assolutamente di provarla se potete o comunque comprarla perché non ve ne pentirete. Vi ringrazio se avete visto il video fino a questo punto, io spero di essere stato utile a qualcuno, ci vediamo al prossimo se volete. Ciao! Grazie alla sua livrea Jack, sì, Jack, buonanotte. Jack, sì, sì, che ha di Chapman. Mi sono incastrato alla fine. Io mi tengo anche i tentennamenti.